It's October, and it's just not as hot anymore out there. So we need our food to reflect that. So, Cristiana, what are we cooking today? Oggi faremo una minestra tipica romana, pasta e ceci, molto confortevole. Allora, oggi faremo pasta e ceci, che è una minestra buona, calda, confortevole, piena di profumi, molto sfiziosa, e useremo appunto un legume e dei carboidrati, per cui anche da un punto di vista nutrizionale un piatto abbastanza completo. Io preferisco prendere questi ceci qui, che sono piccolini, sono più saporiti, metterli a mollo almeno 12 ore, per cui a bagno nell'acqua tiepida, volendo anche con un po' di bicarbonato, ma anche semplicemente con l'acqua, e tenerli almeno 12 ore in acqua e poi cuocerli la mattina dopo, per cui quando sono bolliti ovviamente diventano più grandini. Nell'acqua ci ho aggiunto qualche costa di sedano e un po' di sale e basta. Oltre ai ceci abbiamo bisogno di un altro bello ingrediente tipico italiano, che è l'aglio della Val di Chiana, che nello specifico si chiama aglione. Aglione perché è molto più grande rispetto all'aglio normale. Vedete che differenza c'è fra uno spicchio d'aglio normale e l'aglione, ma a parte la differenza viene detto l'aglio del bacio, perché è molto più digeribile, è molto più buono e dà soltanto il sapore, ma non dà quel fastidioso problema digestivo. È molto digeribile, fa molto bene e lo consiglio a tutti. Ovviamente è abbastanza rara come pianta, però è veramente molto gustosa. Poi avremo bisogno di delle acciughe, che sarebbero delle alici messe sotto sale e poi sotto olio, un altro ingrediente molto prezioso. Poi ovviamente dei pomodorini. Ho preferito prendere ancora dei datterini, che li troviamo ancora freschi e sono molto saporiti e dolci. Ovviamente l'immancabile erba mediterranea, che è il rosmarino, il peperoncino e della pasta. La pasta la potete scegliere come preferite, si possono mettere dei maltagliati, dei cannolicchi, di talini, anche della pasta fresca volendo, quello che preferite di più, ma comunque si può mangiare anche senza pasta, viene comunque una zuppa fantastica, magari con qualche crostino di pane. Allora, come ogni ricetta che si rispetti, si comincia dal soffritto. Prima metteremo quest'olio qui per fare il soffritto, ma poi lo metteremo anche a crudo, perché altrimenti perderemo tutte le vitamine e le sostanze benefiche dell'olio. Adesso prendiamo uno spicchio d'aglio del nostro aglione della Val di Chiana e lo tritiamo. Adesso ci mettiamo un po' di peperoncino, perché nella vita ci vuole sempre un po' di piccante. Allora, in Italia ci sono più di 600 tipi di olive differenti. Questo è un olio di un'oliva laziale che si chiama caninese, perché è della zona di Viterbo, di un paese che si chiama Canino, per cui è un'oliva tipica del Lazio. Questo è un olio fatto qualche giorno fa, è appena franto.
La minestra si deve insaporire un pochino, la lasciamo insaporire e ci mettiamo un po' di pomodoro. Non deve essere proprio rossa, deve avere però qualche pezzettino di pomodoro. Scotta? It's excellent, Ok. but needs maybe another 10 minutes. Per fare una minestra con i fiocchi dobbiamo renderla anche un po' cremosa, per cui andremo a frullare la metà dei ceci in maniera tale che diventi una crema. Diana, Dimmi. please explain. Con i fiocchi buona 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 da mangiare, come fosse un regalo. È present. La zuppa sta cuocendo, per cui a questo punto possiamo buttare giù la nostra pasta. Questa cuoce in 8 minuti. Mentre si cuoce la pasta possiamo fare una decorazione molto semplice ma carina. Possiamo prendere dei rametti di rosmarino, quelli teneri, non legnosi, e li andiamo a friggere per qualche secondo nell'olio di arachidi, così diventa un po' traslucido e croccante e potremo anche mangiarlo. Basta qualche secondo che diventi croccante e poi lo togliamo. Com'è? Scotta da morire. Ma è cotta? Perché doveva cuocersi solo la pasta, perché i ceci erano già cotti. Buona? It's perfect. Bella cremosa. Ecco l'olio del frantoio Preciuttini. Welcome October.